Nuovo video, nuova avventura. Oggi siamo al lago di Malgabissina. Sono in compagnia di mio fratello, siamo solo noi due. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il bivacco Eugenio Segalla, dove dormiremo questa notte. Siamo appena partiti, attraverseremo tutto il lago, attraverseremo la Val di Fumo e poi ci sarà una bella arrampicatina da fare. Sono circa 11 km con 1300 di dislivello, tutti concentrati alla fine. Temperatura freschina, ci saranno una decina di gradi, però ci sta. Abbiamo raggiunto Malga Val di Fumo e adesso cominciamo il sentiero per risalire la Val di Fumo. Purtroppo non si vede, ma il nostro bivacco dovrebbe essere tipo là. Qua c'è la cima, Care Alto, e rimarrebbe subito sulla destra. Però c'è nuvolo per ora. Eccoci qua, dopo un'ora e un quarto siamo arrivati quasi al rifugio Val di Fumo e da lì a breve comincerà la nostra salita, che sarà lassù da qualche parte in mezzo a quella vallata lì, e poi saliremo là nel nebbione. Questa è la Val di Fumo che abbiamo appena risalito. Eccoci qua. Rifugio raggiunto. La vera domanda che ci siamo fatti per tutto questo tempo è: come mai c'è un'anta aperta? Che il rifugio è chiuso? Vabbè, Facci una risposta. scusa, ma io non lo so. Ed ora proseguiamo dietro il rifugio e dietro a quel montagnone. Qua c'è anche un larice secolare, bello imponente. Spettacolo. Direzione Passo delle Vacche, 3 ore. Rifugio Val di Fumo superato, ci siamo addentrati un po' nella valle. Quella è la valle che prosegue fino al Passo Val di Fumo a 3000 metri, dove c'è il ghiacciaio. Ma ora noi svolteremo, saliremo su per questa valle qua verso il Passo delle Vacche. Mi senti? No, qua. Wow, che spettacolo. Siamo arrivati esattamente sotto il Care Alto, che però è oggi timido, è nascosto dietro quelle nuvole. Adesso gireremo leggermente a destra e là ci sarà il nostro passo. Fino a qualche anno fa qua era pienissimo di vedrette, cioè qua era una vedretta gigante unica, e adesso non c'è assolutamente più nulla. Pazzesco. Passo delle Vacche. Si va fuori di qui e poi sotto la cima. Si sta anche aprendo pian pianino e là c'è il passo. Manca 500 metri, boss. Cosa dici? Bene, molto bene. Sensazioni? Sensazionali. C'è qualche reperto della guerra, eh? Interessante. Interessante. Innumerevole quantità di filo spinato anche là sotto. Ma ormai ci siamo quasi al Passo delle Vacche. Manca letteralmente un paio di minuti neanche. Dovrebbe essere proprio lì sopra. Eccoci qua. Passo delle Vacche raggiunto. Non si vede assolutamente nulla. È ora di testare la clavicola. Dopo 18 giorni vediamo se si è attaccata. Oh.
aspetta. Ci siamo, eccolo qua, bellino Bivacco Eugenio Segalla, 3050 metri. Bravo, top, bellissima vista, ripaga tutta la fatica, Ecco qua la nostra umile dimora per stanotte. 6 posti letto, vista Care Alto, che adesso non c'è ma dopo ci sarà, speriamo. Questo è il piccolo bivacchino, spettacolo. Siamo pronti per fare aperitivo, la birra c'è, saluti. Sono le 6 e sono già nel sacco, perfetto. C'è più spazio sopra o sotto allora? C'è più spazio a destra, però a sinistra sei tipo sei parte del bivacco. C'hai la testa nel legno. Diventa un tutt'uno col bivacco, però sì. Mi giro. No, è scomodo come giù. Occhio alla scala lì perché ti ammazzi. Esattamente come il tuo telefono là in fondo. I piedi gelidi. C'è il ghiacciaio e qua è calato proprio un mare di nuvole incredibile. Non si sente neanche il freddo quasi. No, il freddo si sente, però è bello. E quella è la cima dell'Adamello. Si intravede anche il bivacco Ugolini, che è quel quadrotto lì. Bellissimo. C'è tutto il ghiacciaio, pian di neve. Che spettacolo incredibile. Mamma mia. Veramente mozzafiato. Riso con tonno, stasera ci si tratta bene. Molto buono. Top. Quando si arriva alla camomilla significa solo una cosa, che è andare a letto. Secondo giorno decisamente diverso da ieri. Si vede qualcosa. Oggi si vede qualcosa, si vede più in tutta la cima del Care Alto. E sotto si vede anche il Brenta, che ha quel bellissimo massiccio là in fondo, cimatosa. E in fondo ci sono tutte le Dolomiti bellunesi. Qui sotto non si vede niente perché è tutto ricoperto dalle nuvole. Che spettacolo. Poi qua c'è il nostro bivacchino. Si intravede là in fondo l'Appennino. Qua sotto si vede anche il nostro bel lago di Malaga Bissina, che ieri da qua non si vedeva nulla. A destra abbiamo le corone di nuvole, sono state settimana scorsa, cima alla Ione, Monte Re di Castello, spettacolare. E in fondo abbiamo Pizzo Arera, Pizzo Coca, tutte le Alpi Orobie. E Monte Disgrazia, che è quel 3007 bello prepotente là in fondo. Qua dietro c'è Cima Miller, il nostro bel Monte Adamello con il suo bel ghiacciaio pian di neve. Si è ritirato tantissimo perché un paio d'anni fa o 3 anni fa andava giù tantissimo. Adesso si sta ritraendo sempre di più. Cioè si vedono uscire proprio i massi. Pazzesco. E infine qua sopra Monte Fumo. Spettacolare. Peccato non si veda il ghiacciaio del Bernina perché è esattamente dietro l'Adamello.
Bene, è arrivato il momento di abbandonare il nostro bel bivacco. Siamo preparati, ora si scende. Manco farlo apposta, la Val di Fumo è già tutta ricoperta di nuvole. Molto bene. Mi sa che stanotte è andata proprio sotto zero. Bene, il passo delle vacche raggiunto, è ora di salutare questo bellissimo sole e questo mare di nuvole, perché ora scenderemo nelle tenebre. Oggi qua siamo scesi in Val di Fumo, finalmente, dopo una bella discesa lunga. E in alto adesso ci mancano gli ultimi 7 km di piana. Siamo arrivati, finalmente si vede il nostro bel carré alto. Il bivacco praticamente si trova esattamente lì, su quella specie di pianerottolo. Qui sotto c'è il passo delle vacche e si risaliva fino lì sopra. Bene, siamo quasi giunti alla macchina, quindi anche questa avventura ormai giunge purtroppo al termine. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto per non perdervi le prossime avventure e nada, alla prossima, ciao!